Come si otteneva una mummia nell'antico Egitto? Con il video di oggi voglio raccontarvi il processo che ha permesso ai corpi degli egizi di conservarsi per migliaia di anni, arrivando fino ad oggi e finendo persino nell'intro di questo canale. Come spesso accade per molte scoperte che riguardano la vita quotidiana, anche per la mummificazione ci ha messo lo zampino il caso. Nelle epoche più arcaiche, infatti, gli egizi seppellivano i corpi avvolgendoli in stuoie e ponendoli poi sotto la sabbia. Ed è così che il clima particolarmente secco e le alte temperature portarono all'essiccamento naturale dei corpi, impedendo quindi il processo di decomposizione. Accortisi di ciò, i sacerdoti egizi misero appunto una serie di passaggi al fine di replicare questo evento in maniera però artificiale. Ma perché era necessario che il corpo si conservasse? Bisogna sapere che gli egizi credevano in una vita ultraterrena, una sorta di rinascita nell'aldilà. E affinché ciò avvenisse senza problemi era necessario che il corpo si conservasse integro e ben riconoscibile. Secondo gli egizi l'imbalsamazione è un'invenzione di un dio, il dio Anubi, una divinità dell'oltretomba, ed è legata strettamente anche ad un altro dio, il signore dei morti, del mondo dei morti, e cioè Osiride. Purtroppo non ci sono giunti dei trattati egizi completi su questo argomento e di conseguenza la maggior parte delle informazioni che abbiamo derivano da scrittori greci che visitarono l'Egitto, come Erodoto o Diodoro. Ci sono poi le raffigurazioni nelle tombe e sui sarcofagi e ancora le analisi mediche effettuate in epoca più recente. I primi studi svendando una mummia sono stati effettuati tra la fine del 1600 e gli inizi del 1700, ma da questo periodo arrivando fino ad oggi le tecniche sono andate via via sempre più affinandosi ed oggi noi disponiamo di metodi non invasivi come la radiologia, i raggi X o le TAC. Il processo di imbalsamazione ha subito nel corso dei secoli numerose modifiche. Noi oggi ci concentriamo su quella che è la pratica nel corso del nuovo regno. Il corpo del defunto o della defunta viene portato nella sala della purificazione, sulla riva occidentale del Nilo. Qui è affidato alle cure di sacerdoti chirurghi specializzati nel trattamento dei cadaveri. Il corpo, la salma, viene lavata e poi deposta su un tavolo per procedere poi alle operazioni successive che prevedono l'estrazione degli organi. Un apposito sacerdote, detto paraschista, procede all'estrazione del cervello tramite degli uncini e pratica anche un taglio con un coltello rituale in selce sul fianco sinistro a livello dell'addome. Da questa ferita estrae gli organi, che verranno poi anch'essi imbalsamati e avvolti in bende. Questi poi sono posti all'interno di appositi contenitori, detti vasi canopi, ognuno dei quali raffigurante uno dei 4 figli della divinità Oro. Anche qui bisogna fare attenzione alle epoche, poiché ad esempio nel terzo periodo intermedio i vasi canopi non saranno così tanto utilizzati e gli organi verranno riposizionati nel corpo una volta bendati. Gli unici organi che rimangono sono i reni, difficili da raggiungere, e ovviamente il cuore, che per gli antichi egizi è la sede dell'anima. Interviene poi un altro sacerdote, il Taricheuta, che ha il compito di occuparsi della disidratazione del corpo, immergendolo in un bagno di natron, quindi un sale, per un periodo che va dai 35-40 giorni ad un massimo di 70 giorni. In questo modo il corpo perde tutti i liquidi e di conseguenza non interviene il processo di decomposizione. Fatto ciò, i sacerdoti procedono all'inserimento all'interno del defunto di tamponi, aromi, resine, unguenti, persino catrame e segatura, il tutto per riconferire la forma al corpo stesso e per garantire una miglior conservazione. Anche il taglio che è stato effettuato, l'abbiamo visto prima, sul fianco, adesso viene ricucito e coperto con una lastra di metallo.
Il corpo poi, dopo essere stato nuovamente lavato ed unto, è pronto per il bendaggio. Vengono utilizzati metri e metri di lino intrisi, imbevuti in resine profumate. Ogni parte del corpo viene bendata. Pensate che addirittura le dita delle mani e dei piedi vengono bendate singolarmente. Tra le bende vengono poi disposti anche degli amuleti, cioè degli oggetti che devono aiutare e proteggere il defunto nel lungo viaggio verso l'aldilà. Sono infatti presenti delle formule magiche che la persona potrà leggere per aiutarsi in questo percorso che dovrà compiere. A seconda della disponibilità economica variano ovviamente la qualità del tessuto e la ricchezza dei talismani utilizzati. Il volto, già bendato, viene poi coperto con una maschera in gesso e lino. Viene chiamata in termine archeologico cartonnage. Ma questa maschera può essere anche di materiali più pregiati come oro e pietre preziose. Siamo in questo caso di fronte a un membro della famiglia reale o un alto dignitario. Queste maschere nel corso del tempo mutano il loro aspetto e la loro dimensione. Ad esempio, in epoca greco-romana troviamo delle tavole in legno che coprono non solo il volto ma anche parte del corpo, sulle quali sono disegnate le fattezze esatte, fedeli della persona. Per avere un'idea basti pensare ai cosiddetti ritratti del Fayum, che noi tra l'altro abbiamo già visto nei video dedicati alla capigliatura e al trucco nell'antica Roma. Il processo di imbalsamazione che abbiamo appena visto non è qualcosa comunque di esclusivo della classe alta. Anche le persone di estrazione sociale differente hanno infatti accesso alla possibilità di avere una vita nell'aldilà, quindi di avere un corpo che si conservi nell'arco del tempo. Variano ovviamente i materiali impiegati e la qualità dell'imbalsamazione stessa. Bisogna poi tenere presente che non è neppure un elemento tipico ed esclusivo degli esseri umani. Infatti nelle tombe sono stati ritrovati un gran numero di mummie di animali e qui possiamo spaziare dai gatti ai coccodrilli, gli ibis, persino dei tori e addirittura delle mummie di pesci. Alla fine il sarcofago viene chiuso e assieme ai vasi canopi portato alla necropoli, con una lunga processione che include amici, parenti e talvolta anche le prefiche, cioè delle donne che sono pagate per lamentarsi e disperarsi al fine di accrescere la disperazione dovuta alla morte di quella persona. Nella tomba non viene riposto solo il sarcofago, ma anche degli oggetti che fanno parte del corredo. Attenzione, non si tratta solo di oggetti preziosi, ma anche di elementi della vita quotidiana, perché ricordiamoci che l'individuo avrà una nuova vita nell'aldilà e quindi dovrà usufruire di questi oggetti. In più vengono aggiunti anche cibo e bevande, che sono ovviamente fondamentali, e poi delle statuine, dette ushabti, che raffigurano dei servitori. Queste statuine, grazie ad apposite formule magiche che il defunto dovrà pronunciare, torneranno in vita e fungeranno da assistenti e servitori nella vita nell'aldilà. Prima che la tomba venga sigillata, si procede all'ultima cerimonia, l'ultimo rituale, che è quello detto dell'apertura della bocca. Questo viene praticato o sulla mummia direttamente oppure su una statua che raffigura il defunto o la defunta. Il sacerdote utilizza degli appositi strumenti rituali e tocca in più punti il corpo, al fine di permettere all'individuo di riaprire la bocca, il naso, gli occhi e le orecchie una volta giunto nell'aldilà, per poter quindi riacquisire i sensi che saranno necessari per la vita oltre la morte. Il viaggio terreno della persona quindi giunge al termine. Poi c'è tutto il viaggio invece ultraterreno che prevede anche una serie di prove particolarmente complesse. Ma di queste ne parleremo in un altro video. Io a questo punto vi saluto e vi do appuntamento al prossimo viaggio. Arrivederci!